Here in this spring, stars float along the void. Here in this ornamental winter, down pelts the naked weather. This summer buries a spring bird. Symbols are selected from the years. Slow rounding of 4 seasons coasts. In autumn, teach 3 seasons fires and 4 birds' notes. I should tell summer from the trees. The worms tell, if at all, the winter storms or the funeral of the sun. I should learn spring by the cuckooing, and the slug should teach me destruction. A worm tells summer better than the clock. The slug's a living calendar of days. What shall it tell me if a timeless insect says the world wears away? Un gruppo fosfato e una base azotata che si lega con legame N-glicosidico alle ossiricosio. 4 sono le basi azotate da utilizzare nella formazione dei nucleotidi da incorporare nella molecola di DNA: adenina, guanina, citosina e timina. La disposizione in sequenza. Posso? No. Scusa. Ma certo che puoi prenderlo, è lì apposta. Grazie. Stavi andando via? Sì, a metà lezione. Non ne potevo più. Beh, se ti interessa c'è una conferenza in aula 11. Inizia tra poco. Ma sulla vivisezione? Sì, il professore insegna chimica all'Università di Milano. È uno intelligente, lo conosco. Quando ha detto che comincia? Adesso. Vado, grazie. Ciao. Sì. Ispettore Ippoliti, buongiorno, mi fate chiamare? Sì, buongiorno. Ispettore, ha letto il giornale stamattina? No, a dire il vero... Quei pazzoidi hanno portato via più di 200 topi da uno dei laboratori dell'università. Ah, 200. Però, chissà dove li metteranno tutti. Porco Dio, da questo è lei che deve dirlo a me. Sono 2 mesi che ho affidato questo incarico e ancora non abbiamo in mano niente. Il rettore dell'università è infuriato. Ah, immagino. Ma con tutti i problemi che ci sono, noi dobbiamo pensare agli animalisti. L'altro giorno hanno accoltellato quei 3 poveracci e non c'è un solo uomo che sta seguendo questo caso. Io ho fatto delle indagini e ho qualche indizio interessante. Pare che c'è un giro di ragazzi per bene. Cazzo, ispettore Brigante! Io credo che non ci siamo capiti. Non mi frega un bel niente di quei 3 barboni. Mi hanno chiesto di trovare chi porta via gli animali di notte e io ho detto a lei di indagare su questi fatti. Qualcosa le risulta di difficile comprensione? No, dottore, certo. Da domani avrà al suo fianco un agente scelto che l'aiuterà nelle indagini. Si chiama Diego Vega. È uno che lavora bene, ha la testa sulle spalle. Diego Vega. Cristo, sei un personaggio dei fumetti. Come dice? No, niente. Buona giornata, ispettore. Buona giornata. Sì? Oh, ciao Luciano. Sì. 4 biglietti di Buon Ovest. Ciao, Domenico.
Ciao! Come ti è parsa la conferenza? Insomma, direi intensa. Beh, certo, non è come andare a vedere un film di Walt Disney. È che studio biologia, sono al secondo anno e qualche mese fa parlai con un mio professore del fatto che non ero intenzionata a fare esperimenti sui topi e possibilmente nemmeno sui moscerini della frutta. E lui? E lui mi parve piuttosto contrariato. Disse che non bisogna essere troppo sensibili verso il materiale vivente. Il materiale vivente. O forse ha detto oggetti viventi, adesso non mi ricordo. Beh, fa poca differenza, davvero poca. Però lo sai che non sei obbligata a fare esperimenti su animali, vero? Per legge devono comunque permetterti di ottenere la laurea. Sì, infatti ho anche compilato il modulo e l'ho presentato, però sai, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro. Sì, è un po' triste, ma è così. Ne so qualcosa. Beh, io sono Sara. Aurora. E lei è Zoe. Ciao, io qui ho sbaraccato e ho anche una gran fame, tu? Non è che sai dirci dove possiamo trovare qualcosa di vegan qua intorno? È molto grave se non so cosa vuol dire. No, ma è gravissimo. Ma no, dai, vuol dire vegetariano più o meno. Senza latte e uova. Ma immagino che qui a Trento, al di là di salame e wuster... No, sì, dovrebbe esserci un posto qua vicino che dovrebbe andar bene. Beh, se volete l'accompagno. Grazie, se non hai da fare. Tanto il nostro treno parte stasera, quindi noi di fretta non ne abbiamo. E il professore di chimica non era insieme a voi? Sì, ma aveva una fretta terribile. E dopo la conferenza si è teletrasportato a Milano. È sempre pieno di impegni. Ma abitate anche voi a Milano? Sì, più o meno nelle vicinanze. E com'è? Non ci sono mai stata. Sostanzialmente puzza. Ma anche sui lati positivi. Positivi? No, elencamene 3, solo 3, non di più. Ci sono i cinema, i tram. I tram? Sì, sono belli. Anche a me piacciono i tram. Quelli vecchi, quei sedili in legno. Invece mia madre è di un'altra specie, ma non perché sia straniera, è proprio un po' bizzarra di suo. Perché? 10 anni fa decise di tornarsene in Irlanda. Lasciò lì me e mio padre e se ne tornò dal suo grande amore, uno che aveva conosciuto ai tempi del liceo. Ci ha messo un po' a capire che anche lui era innamorato di lei, però poi quando l'ha capito ha preso il primo aereo ed è sparita. Così, senza dire nulla. Più o meno. Lasciò sul tavolo 2 lettere, una per me e l'altra per mio padre, e si rifece viva tipo un anno dopo. Però in fondo a me va bene così, ci sentiamo ogni tanto, lei è sempre allegra, sta benissimo. L'armadio e non trovo mai. Dubito che un abito sia il sintomo di tutti i miei guai. Grazie di tutto. Magari verrai a trovarci, eh? Volentieri. Ah, aspetta. Ecco, la mia email. Bene. Allora buon viaggio. Grazie. Ciao. Poi all'improvviso mi accorgo che sto solo sognando. E noi Oh, finalmente un po' d'ordine. Credo di non averti mai visto piegare i vestiti in vita mia. Sì, perché sennò in valigia si spiegazzano tutti. Valigia? Oh scusa, non te l'ho neanche detto. Vado a Milano per qualche giorno. Ah, e perché? Un paio di mesi fa ho conosciuto 2 ragazze che abitano là e ieri sera... Costava tanto dirmelo un po' prima, lo sai che io... scusa, è che l'ho saputo solo ieri. Ci tengo tanto. E poi dai, non vorrei certo dire di no alla tua adorata figlioletta. Ma Aurora, guarda che tu non mi convinci con le tue frasi dolci, eh. E neppure coi tuoi occhioni da cane bastonato. Vabbè, comunque, non voglio certo fare il carceriere, ma guarda che la prossima volta... Grazie. the northern lights took me off guard.
Yes, I stood on the other side of the world, but I took the northern lights home to you. Ma quindi vivete tutti insieme? Sì, a casa di Samuele. L'abbiamo invasa piano piano. E i genitori? Niente genitori, cioè c'erano. Adesso solo un certo numero di case e un cospicuo conto in banca, ma niente genitori. Che culo. Scusa, no. No, scusami tu, ti ho ingannata sorridendo. Cercherò di non Got farlo. into habits that I've carried so many years, and when I fall, I seem to pick them up, and I don't know where I went, but this isn't me, this visionary that can barely see. E questo? Questo è Riccardo, il più impavido tra i conigli che abitano in questo giardino. Riccardo Cordileone. E ne avete altri? Sì, qui ne abbiamo 12. Sai, sono tutti arrivati dal laboratorio. Laboratorio. Un laboratorio di vivisezione. L'esperimento a cui erano destinati è stato interrotto e siamo riusciti a farceli dare. C'è una legge in Italia che per fortuna ci permette questo. Poveri. Chissà come sono ridotti quando escono di lì. Sì, beh, alcuni neanche ce la fanno. Li tengono in spazi piccolissimi e alcuni restano addirittura con la testa piegata. Ma una capra. Sì. Ma quanti animali avete qui? È Frank, il nostro tosaerba. Dai, andiamo, si sta facendo un po' buio. Gradisce, eh? Grazie. È davvero bravo. Oh, e non si limita al clarinetto, eh. Il nostro padrone di casa è un polistrumentista. Sì, sono un uomo orchestra. Ma che dai. Perché? Cos'altro suoni? Strimpello chitarra e basso, ma non vuol dire che... Strimpella al basso più o meno come lo strimpella Roger Waters e sa suonare anche il violino. Non è vero. Menti sapendo di mentine. Sono anni che non tocco un violino. Venite a tavola? Dove mi siedo? Grazie. Ho passato proprio una bella serata. Sogni d'oro. Buonanotte.
Ah, eccoti. Novità? Siamo ancora in alto mare, è inutile. A parte quei foglietti che spargono ovunque, non abbiamo nulla. L'hai visto quello di stanotte? No, non ancora. Fammi un po' vedere. I topi non avevano nipoti. Come al solito si legge anche al contrario. Un altro palindromo, certo che ti aspettavi. Io? Proprio niente. Non da questi pezzi di carta. L'unica cosa che ci dicono è che a scriverli è qualche intellettuale snob che si diverte a prenderci per il culo. E il testimone di stamattina? Quello era un pazzoide. Tra le altre cose ha dichiarato di aver sorpreso la Madonna che prendeva a sculacciarti il Papa. Oh, Cristo santo. Puoi ben dirlo. No, benedicilo tu. Io me ne vado a mangiare. Ma sono solo passati 5 giorni. Già 2 in più rispetto a quanti ne impongono le buone maniere. E poi dai, avrete mille cose da fare, non voglio essere un peso. Ma potresti sempre aiutarci, perché dovresti essere un peso? Non so cosa potrei fare. Di tutto, se vuoi. Allora proverò a chiamare mio padre. Ma temo che mi tirerà in testa l'Antelao. Che cosa? È un monte, lo chiamano il re delle Dolomiti. Ah, e perché dovrebbe tirarti addosso una montagna? Gli ho promesso che quando sarei tornata saremmo andati a scalarlo assieme. Ah, anche lui scala i monti. Lui ben prima di me fa l'alpinista. È stato ovunque, ha fatto cose incredibili. E dice che è importante che mi mantenga in esercizio. E tu da che t'hai incominciato? Nei primi vaghi ricordi di montagna che ho, devo aver avuto 8 anni. Dite che ce la faremo? Non so perché, ma ho un po' di paura. Perché? Che c'è di diverso dal solito? Non lo so io. Posso farmi una doccia? Certo. Ciao. Che ci fai lì al buio? Zoe si è rotta un braccio. Che cosa? Oh, merda. E adesso come facciamo senza di lei? È caduta e si è rotta un braccio. Adesso è all'ospedale insieme a Matteo. Vuoi che ti dica qualcosa d'altro? Una versione alternativa da un mondo parallelo? Scusa, lo so. È solo che abbiamo 4 giorni per quei cani. Samuele, proviamo a coinvolgere Aurora. Sara, Dio santo, la conosciamo da 2 giorni. Non si può. 5. E poi l'ho conosciuta 2 mesi fa. Oh, 2 mesi. Allora probabilmente sei tutto di lei. Senti Sara, sono d'accordo con te, Aurora è molto simpatica. Per lo più non sembra nemmeno del tutto scema ed è esteticamente davvero gradevole, ma... Ma questo cosa c'entra? Hai messo gli occhi su di lei? Oh, io figurarsi. Credi che non me ne sia accorto? Di che cosa? Di che cavolo stai parlando? Oh, scusami. Accorgersi di queste cose è una prerogativa femminile, io sono un maschio. Il problema è capire se se n'è accorta lei, che essendo femmina è dunque intellettualmente superiore in teoria. Ti prego, smettila di delirare. Io non deliro affatto. Senti, Aurora è capace di arrampicarsi, fa roccia da anni, ha il fisico giusto. Non è questo il punto. La polizia ci sta alle costole, lo sai benissimo. Se qualcosa andasse storto per qualsiasi motivo. Ma andrà tutto bene, non succederà nulla. Abbiamo 4 giorni per spiegarle il piano. 4 giorni, lo dici come se fosse un'eternità. E poi che ne sai? Magari lei non ha nessuna intenzione di unirsi a noi in azioni da criminali. Tu pensi che noi siamo dei criminali? Più precisamente siamo
ladri e terroristi. Sì, commettiamo dei crimini agli occhi della legge. Pensavo te ne fossi accorta durante quella vacanzina a Dublino, dove ti sei fatta 6 mesi in carcere. Ho capito molte cose in quei 6 mesi, invece. E continuo a credere che quello che ho fatto sia giusto. La giustizia non ha niente a che fare con la legge. Forse un giorno si avvicineranno un po', ma credo che noi saremo morti e sepolti da un pezzo. E comunque ti ripeto che Aurora, se anche le chiedessimo di aiutarci, avrebbe ottime ragioni per mandarci a cagare e tornarsene sulle sue montagne. Era un sì? E va bene, cazzo. Ma se ci fa scoprire io... Basta. Ho il cervello in cancrena. Io non volevo dirlo. Ce la faremo, in fondo non è un colpo difficile. E se ci va bene questo? No, è un'idea folle. Che idea? Sabato prossimo vorrei lanciare all'università una sfida un po' più diretta. Ma sei fuori? Sabato prossimo devi suonare, siamo tutti al tuo concerto. No, è proprio questo il bello. Sarà il nostro alibi. Sentite, sabato prossimo all'università si terrà un aperitivo di gala con quei cazzo di cinesi che intendono finanziare quel nuovo laboratorio di biotecnologie. Beh, e che vuoi fare? Lo so, è folle. Entriamo. Mettiamo una qualche sostanza tossica nei cocktail, in modo che diventino tutti verdi, anche i cinesi, anzi, soprattutto loro. Poi lanciamo qualcosa, facciamo un po' di casino, quelli scappano tutti fuori e trovano una sorpresina. Che cosa? Non lo so, la sorpresa è ancora da definire. Allora, vi piace? Tu sei matto come un cavallo. È matto come un cavallo, ma io ci sto. Io pure. Bisognerà vedere se sabato saremo liberi o dietro le sbarre. Non preoccuparti, saremo liberi. Bene, io pensavo che mi avreste preso e portato di peso alla neurodeliri. Allora entro domani sera vi presenterò il piano dettagliato.
Sì. Oh, cazzo. Sì. Sì, ok. D'accordo. Fanculo questi stronzi. Trovato niente? No, ancora niente. Aspetta. Ivi Luigina Cotto aveva 8 cani giulivi. E il palindromo l'abbiamo trovato. Possiamo tornarcene a dormire. Questo posto fa paura. Ah, preparati che domani il procuratore ti manderà in giro a cercare questa Luigina Cotto. E mi raccomando, trovala. Ma lo sai che sto proprio bene? E lo vedo. Sei stata bravissima, davvero. Ora però avrei bisogno di almeno 15 ore di sonno. Ma sono troppo felice per dormire. Ne vuoi dell'altro? Grazie. E come vedi, non siamo in prigione. Sei con noi sabato, vero? Certo. E chi se la perde un'occasione così? Questa marmellata è buonissima. Ti piace? L'ho fatta io. E anche il pane è opera mia. Davvero? Sai fare queste cose? Credo che ti sposerò. Però devo avvertire mio padre. Se rimango ancora qui, intendo. Devo avvertirlo. Sì, Ludwig, ho capito, un momento. Va bene, hai vinto. Diego, che hai? E se avessero ragione loro? Ma chi? Quelli che portano via gli animali dai laboratori. Io non lo so. Forse ho sbagliato mestiere. Ti faccio un caffè. Sono stato là con l'ispettore, dove hanno liberato quei cani. Cristo santo. Era davvero... Non hai sbagliato mestiere. Da bambino volevo fare l'esploratore. Tutti i bambini vogliono fare l'esploratore. Non tutti. Molti dicono che da grandi diventeranno poliziotti. Io non l'ho mai detto. Neanche una volta. Paola! Ciao, state tutti bene? Ciao. Aurora, ti presento Luigina Cotto. Ma no, Paola. Lei è Aurora, la ragazza di cui ti ho parlato? Sì, certo, Aurora, bellissimo nome. Grazie. Come stanno i cani? Ma mi sembra che stiano tutti abbastanza bene, chi più, chi meno. L'altra notte, quando me li avete portati, erano terrorizzati. Adesso va un po' meglio. Venite, vi porto a vederli. Sì.
Sempre vissuto così? Sì, non sanno nemmeno che cosa sia l'erba, la terra. Vivono circondati da pareti completamente asettiche sui pavimenti lisci. La luce del sole e l'aria ora potrebbero solo terrorizzarli di più. Sono abituati ad un rapporto del tutto naturale tra luce e oscurità. L'interruttore si accende, luce. L'interruttore si spegne, buio. Non hanno mai visto il crepuscolo. Non hanno mai conosciuto il vento. C'è sempre aria condizionata e temperatura costante. Prendere uno di questi cani e metterlo subito nel mondo significa fargli del male anziché del bene. Per questo bisogna farlo passare da un box piccolo a uno un po' più grande. Poi piano piano farlo camminare sull'erba, fargli sentire il contatto umano. Poi c'è un momento magico in cui il cane si sblocca e inizia a vivere.你们大学在生物学方面的研究呢非常著名，搞得非常好，祝贺你们。 Dice che il vostro dipartimento di biotecnologia è veramente eccezionale e vi fa i suoi complimenti. 我们对你们这个项目呢有一些经济方面的赞助，请你们收下。 E crede che possiate veramente ricevere questa sovvenzione da parte loro. Grazie. Per noi è un sogno che si realizza. Ho costruito questa università piano piano mettendoci tutta la mia anima e credo di essere sempre stato guidato dalla provvidenza divina. 谢谢。他非常感谢你们，他们慢慢建造这大学，对他说这是梦想成真，因为上帝放。 Signore e signori, buonasera! E che lo spettacolo abbia inizio. L'abbiamo fatto davvero! Siamo dei coglioni! Dai, corri, altrimenti il nostro alibi si dissolverà. Signore e signori, buonasera! E che lo spettacolo abbia inizio. È assurdo! C'erano 80 persone a quel ricevimento. 80! Com'è possibile che nessuno sia riuscito a fermarli? La situazione è subito degenerata. Nessuno ha potuto vedere quello che stava succedendo. Non me ne frega niente! Non doveva succedere!
Quando siamo arrivati sul posto non c'era nemmeno l'ombra di quelli psicopatici. E probabilmente quelli erano già volati via quando siamo stati chiamati. Non doveva succedere. Perché questi stronzi dovrebbero già essere dietro le sbarre da un pezzo. Dio santo, ispettore Briganti. Li trovi, per Dio! Il rettore mi ha tenuto al telefono per 3/4 d'ora, parlandomi delle ripercussioni che questa storia potrebbe avere sul futuro dell'università. Dottor Ippoliti, mi credo, stiamo facendo tutto il possibile. Abbiamo tantissimi sospetti, ma nessuna prova reale. E allora trovate le cazzo di prove, purché questa ondata di crimini si fermi. Ci sarà un presidio contro il circo. Non ricordo quando di preciso. Andremo là per vedere se troviamo qualche indizio. Però non posso assicurarle nulla. Certo. Potrebbero benissimo esserci alcuni di questi terroristi, con i loro cazzo di volantini e i loro musetti da figli dei fiori. Probabilmente non servirà a niente. Dovremmo arrestare della gente solo per una manifestazione. Potete andare. Buona giornata. Ho chiamato mio padre. Sono riuscita a convincerlo. Posso restare un altro po' senza che gli venga un infarto. Meno male. Stai cominciando a far parte della squadra ora, anzi. Potresti dirgli che la facoltà di biologia di Milano è molto meglio di quella di Trento, così per mettere le mani avanti. E poi gli puoi sempre dire che un tuo coinquilino è una giovane promessa della medicina. Saresti tu? Sì. Studi medicina? Perché? Che c'è di strano? No, niente. È che studiamo in quelle stesse università che poi... se non studiassimo sarebbe molto peggio. Potrebbero dirci tutto quello che vogliono e noi ci berremo ogni cosa. Sì, come l'idea che non si possa fare a meno della vivisezione. Esistono metodi alternativi e sono quelli che andrebbero incentivati. E quanto tempo ti manca per diventare un grande medico? Sono solo al 2° anno, mi manca ancora una vita. Sai, tempo fa ero un po' misantropo. Non mi sarebbe mai venuto in mente di fare il medico. Facevo l'astrofisico. Cioè, guardavi per aria? No, studiavo le galassie, costruivo modelli matematici, teorizzavo, cose così. Sì, e poi a 30 anni si è accorto che voleva fare il medico. E probabilmente a 40 deciderò di aggiustare biciclette. Perché no? Che ti ha chiesto quello? Perché? Era solo un passante. Un passante. Quello era uno sbirro. Ce l'aveva tatuato in fronte, Aurora. Che domande ti ha fatto? Stavo per dirgli il mio nome quando sei arrivata tu. Ma io non credo che... Non lo so, magari mi sbaglio, non l'ho mai visto. Comunque stai attenta, se ti si avvicina qualcuno e ti fa delle domande, cerca di essere evasiva. Adesso vado dagli altri a vedere se lo conoscono, ok?
Ciao, state andando al circo? Posso darvi questi allora? Lo sapete che al circo gli animali soffrono. Pensateci. Ciao. Quindi tu, prima di conoscerci, non eri neanche vegetariana? E spero di non diventarlo mai. Perché? Ci trovi così detestabili? O il cibo non è di tuo gusto? Chiamo il cameriere e dico di assassинare il cuoco se vuoi. No, è buonissimo. È solo che, insomma, non mi è mai piaciuta l'idea di essere qualcosa. Non ti capisco. Neanche io. Sta dicendo che non ha voglia di essere etichettata, giusto? Sì, una cosa del genere, sì. Ma questo non significa che io voglia mangiare carne o che mi senta libera di farlo. Ah certo, ma in realtà è solo una questione di comodità, è per capirsi, L'importante è essere un po' coerenti. Se ti metti a discutere di quanto sia orrenda la vivisezione, masticando una fiorentina, qualcuno potrebbe riderti in faccia. O dirti che hai ricevuto un'educazione discutibile. Comunque, se preferisci, puoi sempre dire che sei pitagorica o neoplatonica. Soprattutto quando vai al ristorante, per farti capire il volo. Cameriere, vorrei degli spaghetti neoplatonici, per favore. Vedi, non capiscono. Non fa niente, ho cambiato idea, grazie. Ecco cosa mi ricordava quel nome. Quale nome? Ieri al circo, quell'investigatore privato. E stanotte ho sognato un tizio mascherato che tirava fuori dal cilindro dei conigli e intanto li contava. E poi a un certo punto si è tolto la maschera, però sotto ne aveva un'altra, come quella di Zorro. Non capisco. E poi cosa c'entrava lo sbirro, scusa? Diego Vega. Diego della Vega è il nome di Zorro. Boh, non ricordavo. E comunque, che ne sai, potrebbe sempre averti dato un nome falso. Sì, può essere, sì. Però non so, mi sembrava diverso dagli altri poliziotti. Perché cosa c'aveva di strano? Lo sguardo acuto? No, cioè sì, aveva degli occhi, erano belli, sembravano buoni. Sembravano. Stai attenta, non ti fidare di certa gente. Quasi tutti sono degli stronzi. E se non lo sono, devono fingere di esserlo, fino a che non lo diventano davvero. La loro divisa, il ruolo che hanno, li rende malvagi, capisci? Ma questo non ce l'aveva la divisa. E poi mi ha detto che... No, vabbè, niente. Cos'è, ti sei innamorata di uno sbirro? Guarda che chiedo il divorzio, Ma no, dai. Mi è piaciuto, mi è sembrato onesto tutto qua. Comunque quasi certamente ci sta pedinando. E se trovasse le prove che cerca, ci sbatterebbe tutti in galera senza tante cerimonie, te lo dico io. Io non ci giurerei. Ma in che mondo vivi, Aurora? Io? Ma può essere l'uomo più onesto del mondo, ma fa il suo lavoro, come tutti. Forse dovrei anticipare il procuratore e dare le dimissioni. Ma è talmente abituato a non ascoltare che mi chiederebbe a che punto siamo con le ricerche. Già, forse dovrei dare le dimissioni anche io. Non direi sul serio. Ma figurati, che un figlio. Però credimi, sono veramente stanco di questo mestiere. Non ce la faccio più. Proprio a me doveva capitare questo caso. Io credo che non riusciamo a prenderli, perché di prenderli in fondo, forse non ce ne frega niente. Forse? Quando mi hanno dato questo incarico, pensavo fosse una presa per il culo. Lo scherzo di un superiore per qualche conto in sospeso. Però vado avanti. Ieri al circo ho parlato con parecchia gente.
ma mi sembravano tutti dei ragazzini solo un po' confusi. Gente che non ha ancora capito che prima si pensa a portare a casa da mangiare e a pagare le bollette, e poi a salvare le tigre nei circhi. È solo tutta una gran perdita di tempo. Io ieri ho parlato con una ragazza. Ti ha detto qualcosa di utile? No, nulla, come tutti gli altri del resto. Però negli occhi avevo una luce che... Io non credo che una così possa essere una terrorista e né niente di simile. Non credo proprio. Ma te l'ho detto, c'erano solo ragazzini confusi, studentelli rimasti delusi dall'amore intraspecifico. Non mi sembrava né una ragazzina confusa né una pazza terrorista. Però, se si scoprisse che lo è, cerca di non avere tentennamenti. E lascia perdere luce, occhi e tutto il resto. Che io di farmi rompere i coglioni a vita dal procuratore per questa storia non ne ho davvero nessuna voglia. Lo so, papà, ma mi hanno detto che ancora non puzzo. Che poi, tra l'altro, i pesci, se li lasciassimo tranquilli nel mare, dopo 3 giorni non puzzerebbero. Papà, lo so che è passato quasi un mese, ma io qui sto così... Papà, per favore. No, i prossimi esami sono fra 2 mesi, quindi io ho tutto il tempo. Va bene. Davvero? D'accordo, allora, ti mando l'indirizzo e me li spedisci qui? Ok. Ciao, allora. Papà! Grazie. Mio padre ha detto che mi spedirà qui i libri e dice che posso fare quello che voglio, basta che non resti indietro con gli esami. Benissimo, qui lo spazio non manca. Ma volete davvero che resti qui con voi? Se te ne andassi saremmo tristi. Quindi sì. Però è importante che ti alleni molto seriamente, eh? Mi allenerò. Potrei insegnarti qualche rudimento di Muay Thai. Non so cosa sia, ma va bene tutto. Box thailandese. Ah, perché dovrò prendere a pugni qualcuno? Sarebbe meglio non farlo, ma non si sa mai. Devi essere sempre in grado di difenderti. Cominceremo domani mattina. Ieri ho sentito una notizia che non so se l'avete sentita anche voi. Quale? I ricercatori del neonato Dipartimento di Farmacologia, è come se ci servissero altri farmacisti. Sembra che grazie ad uno studio che stanno facendo sui conigli siano vicini a creare un vaccino contro l'AIDS, una cosa miracolosa, hanno detto. Miracolosa, perché nessun altro animale oltre all'uomo può ammalarsi di AIDS. Sarà una balla, avranno gonfiato la notizia come sempre. Vuoi tirarli fuori di lì? No? Sarebbe un colpo durissimo per loro. Un bel pugno dritto in faccia. Qualsiasi cosa stiano studiando su quei poveri animali. Per me si può fare. Beh, non sarà come mangiare un gelato passeggiando, però. Beh, altrimenti che mi alleno a fare? Parliamone con Matteo e Zoe. Se anche loro sono d'accordo si farà. Via. Siete sicuri di aver controllato ogni cosa? Ci siamo stati oggi pomeriggio, abbiamo analizzato tutto. Cavillosamente, stai tranquilla. Allora, il piano è questo. Ah, ci sono anche 3 cani nella stessa stanza, per cui andremo con 2 macchine. Poi io e Zoe porteremo qui i conigli, mentre voi porterete i cani a casa di Paola. La stanza dove sono chiuse qui, al secondo piano. Aurora, tu sali sul tetto, leghi la corda e me la lanci. Io salgo e disattivo l'allarme.
Poi tu corri giù, vado ad aprire la porta agli altri, mentre io vado nella stanza. Aurora, svegliati, è ora di andare. Dai, presto, preparati. Ho fatto un altro sogno strano. Nobody knows his name. He fired, they died, and they stepped out of the rain. And it was in the skies, and it was in the skies, and it was in the skies, and it was in the skies. This time he'll send the police some pretty clues to tell them to find him. He had to be always on the loose. He fires, they die, and nobody knows his name. He fires, they die, and he steps out of the rain. Say your prayers, say your prayers. And he is in the skies, and he is in the skies, yes, in the skies. Yes, in the skies. Ma che fine avete fatto? Siamo dovuti scappare a piedi. Abbiamo lasciato la macchina là. C'era la polizia, ci avrebbero arrestati. E i conigli? Li abbiamo lasciati là, non abbiamo fatto come dire, li abbiamo lasciati là. Ma perché? Non abbiamo avuto il tempo. Quelli erano lì a 2 passi. Beh, la macchina. Pensi che non risaliranno a noi? Ma no, la macchina è intestata a un tizio che con noi non ha nulla a che fare. E prima di arrivare a noi, partendo da quella, potrebbero davvero metterci degli anni. Farci arrestare non avrebbe avuto alcun senso. Sanno benissimo dove abitiamo. Se avessero arrestato noi, anche voi ci avreste raggiunto dopo qualche ora. Non aveva senso, non potevamo fare altro, davvero. Sì, certo. Mi dispiace davvero, ma è come se non fossero mai stati liberati. Samuele, tu però hai distrutto i macchinari del laboratorio, no? Avevo fretta. C'era quel guardiano che magari... Cioè, nessuno li ha distrutti. Vuol dire che continueranno l'esperimento. Li riporteranno là e continueranno a torturarli. Io torno a prenderli. Che cosa? Sei pazza? Non possiamo tornarci. Ci vado da sola se nessuno viene con me. Aurora, per favore, è davvero una follia. Ti arresteranno e poi risaliranno a noi. Ci saranno poliziotti come granelli di sabbia su una spiaggia. Possiamo liberarne altri, ma... Quelli, merda, erano già fuori. Non possono tornare lì dentro, non possiamo lasciarli lì. Ragione, Aurora. Lo so che detto da me suona male, ma è un'assurdità. Faremmo prima saltare qualche passaggio e chiuderci direttamente in una cella. Sara? Io non credo che sia una buona idea. Ma studieremo un piano. Ci deve essere un modo per farli uscire, no? Oh, Cristo! Ma neanche noi siamo felici all'idea che quei conigli tornino lì dentro. Ma cazzo! Ci è andata male, fatene una ragione. Almeno abbiamo salvato i cani. Continuate a parlare di ragioni. Ma forse non mi capite. Ci sono dei rischi, certo. Ma li correremo. Se
Se nessuno viene con me vado da sola. Senti, questo l'hai già detto. Ma anche se vai da sola, i rischi non li corri solo tu. E va bene. Se l'alternativa è farti andare da sola, verrò con te. È un suicidio. Ma forse ragionandoci bene potremmo... Siete delle teste di cazzo! Vieni, Zoe. Vado a dare un'occhiata sul tetto. Vengo con te. Aspetta un momento. Deve essere... God so I was God. Anche in inglese. No, guardi, io non ho visto nessuno, come le ho detto. Erano mascherati e oltretutto si è svolto tutto in un istante, io sinceramente non ho visto Sì, nulla. abbiamo capito. Però sarebbe meglio che venisse con noi in centrale. No, Guardi, nel caso le venisse in mente qualche dettaglio, potrebbe essere molto importante. Bene, certo, io posso collaborare con voi per le vostre indagini, però come le ripeto, non ho visto nessuno. D'accordo, non si sinceramente. preoccupi, non si preoccupi. Non so, Stia vediamo. tranquillo, stia tranquillo. Sì, io sono tranquillissimo, non c'è nessun problema, però sono molto Andiamo? stanco. Va bene, ok, perfetto. Andiamo. Sedetevi qui. Io vado. State svegli. Eccomi. Preferirei non bere, se possibile, ma farò quello che tu vuoi, non quello che voglio io. Ma perché dormite? Dovevate stare svegli. Se questa è la tua volontà, lo berrò. Chissà cosa significa. Che cosa? Il sogno che ho fatto. I sogni. Secondo me questa storia che i sogni hanno dei significati nascosti è tutta una stronzata. È il nostro cervello che sputa fuori assurdità a ruota libera. Tutto qui. A me però sembra che a volte abbiano un senso. Se tornassero sarebbero dei perfetti idioti. Non lo faranno. No, non è detto. Hanno lasciato un lavoro a metà. La criminologa l'hai sentito anche tu, no? Sì, l'ho sentita. Anche quelli hanno una propria deontologia criminale da rispettare. Quella donna è odiosa.
però sa fare il suo mestiere. Io me ne vado in macchina. Chiamami se senti qualcosa. Le radio funzionano? Fate più in fretta che potete. If you and your sweetheart are about to feel the heat, don't ever think to make love in a car. Cause it's fire, you die, and nobody knows his name. It's fire, you die, and it's the God of the rain. Say Dai Diego, vieni qui, andiamo dentro. Ho sentito qualcosa.